Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. L'Italia viene sconfitta dall'Inghilterra, ovviamente lo si poteva immaginare un risultato del genere perché le forze in campo erano squilibrate nella maniera più assoluta, a nostro sfavore ovviamente. Ne parliamo in questo video perché secondo me c'è un tantino di analisi superficiale anche per quanto riguarda il nostro Di Lorenzo, terzino destro del Napoli e dell'Italia, soprattutto sul rigore provocato, quello dell'1-1. Ma ci arriviamo e analizziamo un attimo ciò che è successo, chiedendo anche qualche spiegazione in più a Spalletti per quanto riguarda la formazione, perché alcune cose non è che mi siano andate tanto a genio. Cominciamo. Prima di cominciare ragazzi, per qualsiasi cosa, domande, delucidazioni, avete visto la partita e a me è sfuggito qualcosa, fatemelo sapere appunto qui sotto, ne discorriamo nella sezione commenti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella così restate aggiornati sui contenuti. L'Italia ha fatto un primo tempo discreto, non si può dire più che buono secondo me, perché c'è stato un tantino di disordine in fase di costruzione dovuta al pressing alto dell'Inghilterra, che l'Inghilterra ha uno squadrone sia in campo che nelle riserve, ma ci arriviamo dopo. Comunque l'Italia va in vantaggio con una grandissima azione in fase di costruzione, arriviamo sulla testa di Lorenzo, mette al centro, raso terra, Scamacca butta l'1-0 dentro. Poi arriva il calcio di rigore per l'Inghilterra. Allora, non possiamo dare in primis tutte le colpe a Di Lorenzo che fa il fallo perché è arrivato a 1 centimetro dalla gloria. Se poi prendeva il pallone senza toccare il piede avrebbe fatto un grandissimo intervento, scagionando diciamo le lacune in quel caso di un centrocampo e dei due centrali che comunque sono andati a sbattersi addosso quasi, facendo infilare comunque Bellingham che fa di queste disattenzioni il suo pane quotidiano. È un calciatore scaltro, è un calciatore che legge l'azione molto prima, un top player, ecco, come lo si può tranquillamente considerare. Comunque fallo di Di Lorenzo, che devo dire ieri assolutamente non ha fatto una delle sue migliori apparizioni in nazionale nel Napoli, una delle sue migliori apparizioni sulla fascia in generale, però non possiamo dargli tutta la colpa del calcio di rigore. Detto questo, è la mia personale opinione. Mi piacerebbe sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. 1-1, primo tempo che lasciava pure lasciava pensare un tantino ad una partita più tecnica, più tirata. Nel secondo, dove l'Italia comunque si è slegata, soprattutto errori da parte di Scalvini più che altro. Non voglio ovviamente mettere sul patibolo i due centrali difensivi. Questa è la domanda che faccio, che vorrei fare poi a Spalletti, perché con Mancini e Bastoni in panchina, che hanno giocato anche bene con la difesa a 4 la scorsa partita, perché queste rotazioni sulla linea difensiva? Secondo me ieri c'era bisogno sia di Mancini e sia di Bastoni, due calciatori molto più abituati ad una partita con 100.000 spettatori, due calciatori più abituati ad avversari che anche dal punto di vista nervoso, forse Mancini un po' meno perché sarebbe arrivato alle mani, perché comunque gli inglesi sono un po' spocchiosi, ad ogni fallo cercano sempre di dire la parolina, se non stai attento comunque va a finire sempre male a livello di cartellini, eccetera eccetera. Comunque perché schierare soprattutto, non dico Acerbi che comunque finale di Champions, difensore di diversa caratura, anche più grande di età, ma Scalvini buttarlo dentro così in una difesa a 4 dove hai bisogno in primis di resettare un attimo qualche movimento perché giochi a 3 nel club in primis. Punto secondo, è una partita contro secondo me la squadra più forte d'Europa al momento, o una delle tre più forti d'Europa al momento. È normale che puoi andare un attimo in panico
non arrivi deciso su qualche pallone, ed è così che nasce poi il gol del 3-1. Su quel pallone Scalvini era in tempo, non voglio dire in anticipo, ma era in tempo. Lì ci vai deciso, palla e Kane, o butti a terra il calciatore o prendi il pallone, non puoi farlo andare via. Uno, perché è un'azione pericolosa e non si fa. Due, perché il pallone ce l'aveva un certo Harry Kane, che non è l'ultimo arrivato, e lo sappiamo benissimo che in campo aperto, e se gli lasci tutta la visuale della porta, Kane può tirare anche da 20 metri e te la mette all'angolino e non lo prendi più il pallone. Quindi bisognava avere un tantino di cattiveria in più in quel frangente. Ovviamente dobbiamo analizzare tutto. C'era il secondo giallo per Phillips nel secondo tempo per quell'entrata su Barella. Inghilterra che doveva restare in 10 per 25 minuti abbondanti. Non è stato così, però dobbiamo anche dire che forse c'era un altro rigore per l'Inghilterra a inizio ripresa, perché poi sul lago della bilancia va messo tutto. Non dobbiamo fare i piagnistei, ecco. Quindi c'è sicuramente da resettare la mente dei calciatori dopo questa partita, che poteva essere sicuramente una partita che poteva dar fiducia per vedere a che punto siamo. Questo è il punto. Dobbiamo giocarci la qualificazione con Macedonia e Ucraina. Vincendo, ovviamente, dobbiamo fare 4 punti. Andiamo sopra all'Ucraina di un punto e ci qualifichiamo. Però il valore e il livello, diciamo, dell'Italia è questo. Quando si alza l'asticella, vede che sia Inghilterra sia una Francia, squadre comunque super attrezzate, andiamo in difficoltà, però senza bocciarlo del tutto Scalvini. Se la linea difensiva, se i due centrali forse erano Mancini e Bastoni, secondo me qualcosina in più la portavamo a casa, o forse perdevamo anche la partita, ma con un minimo scarto e non con 2 gol di scarto, e non subivamo le imbarcate che abbiamo subito ieri, anche perché c'è stato poco filtro a centrocampo nel secondo tempo, in Italia completamente slegata. Quindi le rotazioni sì, voglio anche capire, l'hai fatte contro l'Inghilterra perché hai già battezzato comunque la partita come una sorta di test, che le 2 partite importanti saranno le 2 prossime a livello di classifica. Ci può stare, ma abbiamo visto che alcuni calciatori dell'Italia a determinati livelli non ci sono ancora. Poi la fotografia del match a livello tecnico per comparare le 2 rose è questa. A noi entra Orsolini, esce che so, El Shaarawy, a loro esce Bellingham e entra Grealish. Questa è la fotografia del match. Purtroppo sono molto più forti a livello di rosa e qualsiasi calciatore in campo comunque può fare la giocata. Sono formazioni difficili da affrontare. Detto questo, non è ancora chiuso niente. Mi auguro che Spalletti riesca a qualificarsi per il prossimo europeo, perché altrimenti sarebbe ancora più schifoso, ecco, dai, voglio dirla così, non andare a questo europeo dopo aver saltato comunque le qualificazioni ai mondiali e tutto quello che c'è stato negli ultimi 10 anni, poi che parliamo di quasi 10 anni di limbo, a parte l'europeo vinto dove ti sei qualificato e l'hai vinto. Non ci sono più scusanti e l'Italia deve ritornare assolutamente tra le squadre che contano a livello europeo ed a livello mondiale, perché adesso c'è questa situazione dove qualsiasi avversario che ti viene ad affrontare hai perso quella sorta di blasone nell'essere una corazzata, quindi l'avversario già viene con un tantino di fiducia in più. Detto questo, speriamo che si ritrovi ovviamente la quadra e a novembre se ne parla. Immergiamoci nel campionato. Forza Napoli, testa a Verona, e ci vediamo nel prossimo video analizzando poi il cammino del Napoli in questa Serie A. Ciao!